Benvenuti, in questo video vi mostriamo come abbiamo realizzato una rosa in pasta di zucchero. Prima di tutto andiamo a preparare la parte centrale della rosa. Utilizziamo un ferretto da fiorista, abbastanza spesso perché creeremo una rosa abbastanza grande. Abbiamo preparato una pallina in pasta di zucchero, spennelliamo con collante alimentare e inseriamo il ferretto al centro di questa pallina. La lavoriamo e gli diamo la forma simile ad un bulbo. Questa è la corretta dimensione, vedete, rapportata alla dimensione dei petali che utilizzeremo per il bocciolo della rosa. Stendiamo della pasta di zucchero abbastanza sottile. Tramite questo stampino andiamo a formare 3 serie di petali. I petali che non lavoriamo subito li proteggiamo dall'aria utilizzando l'apposito accessorio. Portiamo sulla spugnetta e con il ball tool andiamo a lavorare i bordi dei petali. Questa lavorazione viene fatta con tutti i petali. Andiamo ad inserire il ferretto al centro. Una volta che il nostro bulbo centrale è asciutto, utilizziamo il collante alimentare e andiamo ad incollare i petali al bulbo. Facciamo attenzione ad incollare bene. Ora saltiamo il secondo petalo e andiamo ad incollare il terzo, in modo che laddove il petalo si richiude andiamo ad inserire il petalo nella direzione opposta. Ecco. Anche qui incolliamo, richiudiamo il petalo a formare il nostro bocciolo e utilizziamo quello frontale per proseguire il lavoro. Se necessario applichiamo dell'altro collante alimentare
per fare in modo che la pasta di zucchero aderisca perfettamente. Andiamo a lavorare. Benvenuti, in questo video vi mostriamo come abbiamo realizzato una roll tool ai bordi, poi applichiamo del collante alimentare, inseriamo il ferretto al centro e ripetiamo la stessa procedura. Chiaramente abbiamo aspettato perché il primo strato di petali si asciughi, quindi almeno mezz'ora, un'ora bisogna attendere prima di applicare il secondo strato di petali. Procediamo allo stesso modo. Come vedete, laddove il petalo si richiude, utilizziamo, saltando il secondo petalo, utilizziamo il terzo per proseguire nella chiusura. Anche qui saltiamo un petalo e utilizziamo quello opposto. Anche qui andiamo a coprire questa giuntura tra due petali e infine l'ultimo, il quinto. Sistemiamo ancora sotto. Una volta che siamo soddisfatti di come abbiamo sistemato il nostro bocciolo, ripieghiamo il ferretto e appendiamo a testa in giù il bocciolo, ancora per minimo mezz'ora. Quindi allo stesso modo proseguiamo anche con la terza serie di petali. Li abbiamo lavorati con il ball tool, abbiamo applicato il collante alimentare e andiamo a incollare i petali, andando a coprire le giunture tra i vari petali. Come vedete, piano piano si compone la nostra rosa. Ancora sistemiamo la parte inferiore e riponiamo per l'asciugatura. E per ora il nostro bocciolo è pronto. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi invitiamo a proseguire la visione dei nostri video. Cliccando in alto a destra vedrete la nostra playlist di fiori in pasta di zucchero, dove potrete trovare nelle prossime settimane anche la seconda e la terza parte di questo video. Vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube Italian Cakes. Grazie e arrivederci.